Risolto un problema, se ne presentano altri 10. Oggi vi presento il problema dell'umidità sul pavimento qui in baita. Stiamo parlando di umidità abbastanza problematica, quindi proprio chiazze, delle volte quasi pozzanghere di acqua, che trovo sotto il divano e sotto la cassapanca. Le cause quali sono? È difficile perché è un insieme di cause, però secondo me quella più logica è il fatto che adesso ho un vespaio areato sotto il pavimento, quindi sotto il pavimento c'è un'intercapedine fredda, all'interno della baita l'ambiente è molto umido perché abbiamo un'umidità del 70% sia dentro che fuori dalla baita, perché ormai le estati sono così, molto umide, sono nel bosco e quindi già di per sé l'ambiente è saturo di umidità, l'aria è satura di umidità. Quindi questa differenza di temperature tra il pavimento freddo e la superficie più calda fa sì che poi si condensi questa umidità presente nell'aria. Questa è una possibilità, ecco, è una mia analisi, poi non ho la certezza che la causa sia questa, ma non ho altre spiegazioni. Il fatto che avvenga solo dove c'è il divano e dove c'è la cassapanca è perché siamo su questa parete e qui ovviamente è più incassato e c'è meno ricircolo d'aria rispetto al resto della baita e quindi sicuramente questo favorisce la creazione di condensa e lo scarso ricircolo d'aria. Ho intenzione di mettere in piedi 3 soluzioni che credo che dovranno essere poi messe in piedi tutte assieme. La prima sarà l'installazione di una presa di corrente esterna in prossimità delle bocchette di areazione del vespaio, dove collegherò 2 ventole di estrazione dell'aria, quindi estrarrò l'aria dal vespaio che verrà, spero, secondo la mia idea, verrà aspirata dalle bocchette interne che ci sono qui sull'intercapedine che è stata creata sul muro, quindi si creerà un ricircolo d'aria che dovrebbe creare ricambio, ridurre l'umidità e anche ridurre l'umidità sotto al vespaio e forse creare anche una minore differenza di temperature tra vespaio e parte superiore. È un lavoro che obiettivamente è abbastanza semplice, quindi insomma mi costa 70 euro 2 ventole. Avevo già una presa temporizzata che è questa qui da remoto, quindi la imposto durante il giorno per evitare di scaricare le batterie. Quando il fotovoltaico funziona, in mia assenza la faccio andare in continuazione e così si dovrebbe asciugare. La seconda soluzione è tramite la prusa, la stampante 3D, creerò dei piedini di rialzo della cassapanca, di entrambe le cassapanche, anche se quell'altra non ha problemi di umidità e di muffa, ma comunque è sempre meglio rialzarla per favorire un ricircolo d'aria, quindi andremo a provare questo piccolo esperimento, questo piccolo progetto che ho già trovato online, quindi dobbiamo solo ridimensionare pezzi e installarli e insomma stamparli prima di tutto. La terza soluzione, penso che poi sia la più efficace, quella più logica, è l'installazione di un deumidificatore. Quindi presumibilmente, adesso farò questi tentativi, vedrò come andranno le cose, ma presumibilmente dovrò anche mettere un piccolo deumidificatore, ma andrà messo, credo. Per quanto riguarda i piedini ho già trovato un progetto su Printables, adesso andiamo a vedere velocissimamente in un minuto le modifiche che dovrò fare. Vi ricordo che se volete approfondire questo discorso della stampante 3D ho fatto un video proprio relativo alla stampante 3D. Comunque l'idea è questa qui, dei supportini con un perno filettato sotto che per appunto tengono rialzato di qualche centimetro il mobile dal terreno, dal pavimento. Questa è l'idea. Ora noi l'abbiamo già aperto qui su Fusion. Adesso andiamo a misurare perché dovremo farlo ovviamente a misura, quindi prendiamo la misura da qui a qui, abbiamo 162 mm
E quindi noi adesso, siccome è stata una conversione che non ha rispettato le quote del disegno che ho trovato su Printables, adesso facciamo una modifica, cioè lo scaliamo completamente e lo faremo sia per questo pezzo che per il pezzo filettato. Per ottenere la misura che ci interessa dobbiamo scalare a un fattore di scala di 0,098765. Ok, adesso questo valore ce lo dobbiamo ricordare ovviamente anche per la seconda parte, perché io ho bisogno di avere 16 mm da qui a qui. Perfetto, 16 mm. Il mobile sarebbe 15 mm, ma con i rigonfiamenti causati appunto dal danneggiamento causato dall'umidità, preferisco stare largo. Faccio ovviamente una stampa per verificare che la cosa possa funzionare e poi vediamo se riadattarlo. Quindi la prima stampa sarà di prova. Come avete potuto vedere, il pezzo è venuto perfetto e si accoppia per l'appunto alla perfezione con il mobiletto. Avete visto anche quanto si è danneggiato a causa dell'umidità. Comunque, grazie a questi piedini, sicuramente miglioreremo già, insomma, la vita utile del mobile. Ho utilizzato il PLA, quindi plastica organica, quella più semplice da lavorare. Effettivamente il pezzo è venuto davvero preciso e perfetto, quindi posso partire con la produzione di serie e domani mattina avrò quindi tutti i 7 pezzi mancanti. Con questo siamo a 8 pezzi per rialzare entrambe le casse panche.
Ecco il lavoro concluso, semplicissimo. Ho tirato un cavo e installato una presa asciugo con un temporizzatore gestibile da remoto, quindi si collega al modem, e posso impostare le fasce orarie in cui far partire le ventole. Quindi presumibilmente le farò andare più che altro durante la giornata, poi in base alle giornate deciderò se farle andare o meno. Ho l'igrometro all'interno della baita e quindi valuterò poi il livello di umidità all'interno della baita. Adesso mettiamo in funzione e vediamo se però dalle bocchette interne effettivamente c'è un'aspirazione di aria dall'interno. Adesso faccio partire le ventole con l'interruttore da remoto.
Ora, per capire se il lavoro che ho fatto ha davvero un senso e se funziona, queste sono le bocchette di areazione interna. Adesso accendo un incenso e vediamo la differenza con ventilazione accesa e ventilazione spenta. Questa è ventilazione spenta, non so se riuscite a vedere il fumo, praticamente sembra fare l'effetto contrario, cioè va verso l'alto, assolutamente, non c'è nessuna aspirazione da parte del vespaio, perché ovviamente l'aria fredda resta in basso e quindi non si crea questo ricircolo d'aria. Attiviamo le ventole.